Non vi piace l'Omega Speedmaster perché è troppo banale, perché ce l'ha chiunque, perché non ha la ruota a colonne? Non c'è problema. Omega ha presentato da poco la linea 57 che richiama un po' quelli che sono gli stilemi del passato e di cui vi parlo tra poco, perché abbiamo avuto la possibilità da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari di vedere uno dei nuovi arrivati, un Omega Speedmaster 57 coaxial con un bellissimo quadrante verde ed un fondello trasparente che neanche ve lo dico, che vi racconto tra pochissimo dopo la sigla. Iniziamo. Indubbiamente l'Omega Speedmaster è l'orologio più iconico di casa Omega, credo che questo sia indubbio, un dato oggettivo che nessuno può assolutamente smentire, e non è un caso perché l'Omega Speedmaster probabilmente è anche il cronografo più iconico di tutta la storia dell'orologeria. Non fosse altro che è stato sulla Luna in tutte e 6 le missioni lunari a partire da luglio del 1969 al posto di Buzz Aldrin, come abbiamo raccontato in altri video innumerevoli volte. Non a tutti però piace l'Omega Speedmaster, sono gusti, è chiaro che sia la normalità, ma proprio per questo motivo Omega ha nel corso del tempo prodotto e presentato a catalogo numerose varianti dell'Omega Speedmaster, dal più iconico classico Speedmaster Broad Arrow che riprende le linee del primo Speedmaster referenza CK2915 fino alla riedizione vera e propria di quell'orologio nella famosa trilogia contenente sia lo Speedmaster che il Railmaster che il Seamaster, orologi nati nel 1957, sia da ultimo con questo Omega Speedmaster 57 per l'appunto, che con un diametro di 40,5 mm, a differenza dei 42 mm del classico Omega Speedmaster, riprende in maniera più moderna le forme dell'Omega Speedmaster originale. Un orologio magnifico, declinato peraltro in questa particolare versione con un quadrante verde, ma ci sono altre versioni che vi invito a guardare direttamente sul sito di Omega, e con un listino di 9.200 euro, che è superiore a quello dello Speedmaster originale, ma è anche vero per esempio che porta con sé un calibro al suo interno più pregiato di quello ultimo coaxial che monta il classico Omega Speedmaster. Infatti in particolare questo 9906 è un coaxial manuale con ruota a colonne, a differenza invece dell'Omega Speedmaster con calibro 3861. Un calibro questo che porta tutti i vantaggi del coaxial, con certificazione METAS anche lui, ma appunto con ruota a colonne, e poi devo anche ammettere una lavorazione estremamente bella da ammirare anche grazie al fondello trasparente di questo orologio. I due contatori ad ore 3 e ad ore 9 sono naturalmente molto diversi da quelli che sono i classici contatori ad ore 3, 6 e 9 dell'Omega Speedmaster, e questa è la prima particolarità che subito salta agli occhi. È infatti sì un Omega Speedmaster, ma con la presenza di particolari completamente diversi rispetto a quello che è sempre stato l'Omega Speedmaster anche nel 57, anno che è richiamato nel nome di questo particolare modello. Ad ore 6 al posto del contatore delle ore come è presente normalmente invece c'è la data, che normalmente gli altri Omega Speedmaster invece non hanno, e questo può essere sicuramente un plus, un valore aggiunto per chi la data per esempio la utilizza molto spesso, e io sono tra quelli che la trovo
trova molto utile all'interno di un orologio, non che sia fondamentale, ma se c'è nell'orologio devo ammettere che la utilizzo molto spesso. E altri stilemi che richiamano comunque il 57 sono sicuramente le sfere, le lancette di questo orologio denominate Broad Arrow, ovvero con questa linea molto particolare, differente dalla linea semplice a bastone del classico Omega Speedmaster, e che appunto richiamano il modello originale, la referenza CK2915 di cui abbiamo già parlato, che è il primo Omega Speedmaster prodotto in assoluto appunto nel 1957, come dicevamo. Il quadrante verde è un'aggiunta un po' modaiola, ma in ogni caso bellissima, di questo particolare modello, e che si unisce, come abbiamo detto, ad altri quadranti altrettanto belli. E poi c'è sicuramente la forma della cassa, diversa dalla classica ad anse ad elica, quindi ad anse dritte, un po' come era appunto il vecchio Omega Speedmaster, e il suo bellissimo bracciale flat link con chiusura regolabile brevettata Omega, un bracciale che da solo secondo me vale il giro su questo orologio. È un bracciale incredibile. Io stesso per il mio Omega Speedmaster classico l'ho ordinato flat link da Forstner, che è anche la stessa azienda che negli anni 60 forniva i bracciali alla NASA, i famosi JB Forstner, che ancora oggi per fortuna è possibile acquistare, li trovate su internet perché l'azienda è stata finalmente riportata alla luce, quindi sono dei bracciali che possiamo quasi definire originali, quantomeno hanno il vero sapore vintage dei vecchi Forstner degli anni 60. Un orologio straordinario, bellissimo, fantastico, a tratti eccessivo per quanto è bello e vistoso al polso, non tanto per le sue dimensioni, anzi è un orologio che ha un diametro, come abbiamo detto, di 40,5 mm, 2 mm, 1 mm e mezzo per la precisione in meno rispetto al classico Speedmaster, però è anche vero che il suo bracciale, questo quadrante verde, le lavorazioni perfette della carrure ma anche della lunetta lo rendono un orologio straordinario, strepitoso. A chi è rivolto? Beh, non certamente ai puristi Omega. Il purista compra un Omega Speedmaster classico e molto probabilmente lo comprerà in esalite con vetro in plastica, insomma come era negli anni 60. Questo invece in particolare, come ho già detto, ha un vetro in zaffiro, così come il fondello in zaffiro per poter ammirare il bellissimo calibro 9906. È un orologio però che è rivolto sicuramente agli amanti di Omega, agli amanti dell'Omega Speedmaster, e che magari in collezione hanno già alcuni modelli, almeno un modello classico, e che vogliono ampliare la loro collezione con qualcosa di diverso ma altrettanto bello, forse esteticamente anche più bello dell'Omega Speedmaster. Certo, molti puristi non saranno d'accordo, però è anche vero che questo Speedmaster, portando con sé la modernità del 2022 e cercando comunque di rimanere fedele al progetto originale, io credo che ne sia uscito un progetto perfetto, un orologio stupendo. Il listino è importante, 9.200 euro, molto probabilmente non solo è difficile trovarlo questo orologio in vendita, ma ancora più difficile sarà ottenere degli sconti, però è anche vero che l'orologeria in questo momento sta andando proprio in questa direzione, ed orologi così belli, così prestigiosi e se vogliamo così esclusivi diventa sempre più difficile trovarne. E vorrei sapere nei commenti proprio che cosa ne pensate di questa situazione e se questo orologio si troverà. Io credo proprio di no, ma ne parliamo assieme come al solito, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questo video. Se volete iscrivetevi, come sapete è gratuito. Noi invece ci vediamo qui su TOC in una prossima puntata. Ciao!